Ciao e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial vi farò vedere come in modo semplice potete lavorare in tondo. Basta seguire alcune regolette. Ci sono delle semplici regole, se vi abituate a seguirle sarà un gioco da ragazzi lavorare anche in tondo. Dunque, come prima cosa, per poter lavorare in tondo si può lavorare sia con la tecnica del cerchio magico, sia il metodo delle catenelle, che poi unendole si può lavorare in tondo. Per fare il cerchio magico poggio così il filo, porto il filo lungo, quello del lavoro, sopra e si sta creando questa X, come potete vedere. Inserisco l'uncinetto sotto il primo filo, prendo il secondo filo e faccio una catenella così. Adesso per lavorare nel cerchio bisogna prendere entrambi questi fili, non solo uno dei due. Vi ricordo che i video relativi al cerchio magico, come anche alle maglie che lavoro, li potete trovare durante e alla fine questo video. Adesso, per iniziare, sappiamo che per lavorare nel cerchio magico bisogna fare un numero di catenelle che corrispondono a ciascuna delle maglie che si va a utilizzare. Dunque, se volete lavorare nel primo giro maglie basse, farete una catenella. Se nel primo giro volete lavorare mezze maglie alte, farete 2 catenelle. Se nel primo giro volete fare maglie alte, farete 3 catenelle, e se volete lavorare maglie alte doppie farete 4 catenelle. Io, siccome sto per fare delle mezze maglie alte, farò 2 catenelle. Un'altra regola molto importante è che quando nel primo giro volete fare delle maglie basse, allora dovete realizzare da 6 a 10 maglie basse dentro il cerchio magico. Se invece nel primo giro volete fare delle mezze maglie alte, potete fare da 8 a 12 maglie, e se nel primo giro volete fare delle maglie alte, allora potete fare da 10 a 14. Io farò 8 mezze maglie alte, e per fare la mezza maglia alta facciamo un gettato, inseriamo l'uncinetto nel cerchio, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato, e passiamo il filo attraverso le 3 asole, da tutte e 3 asole. Faccio le mie 8 mezze maglie alte, e 8. Adesso tiro un po' questo filo corto e vado a unire qui alla seconda catenella delle 2 che ho fatto a inizio giro con una maglia bassissima, e un po' ancora tiro un po' qua. Adesso, per iniziare il giro successivo, siccome sto facendo le mezze maglie alte, 2 catenelle, e adesso durante tutto il giro faccio degli aumenti, cioè 2 mezze maglie alte in ogni maglia. Dunque 2 mezze maglie alte qui, 2 mezze maglie alte qui,
2 mezze maglie alte, quella successiva, 2 mezze maglie alte anche in quella successiva ancora, e ancora 2 mezze maglie alte anche in quella successiva e anche 2 mezze maglie alte in quella successiva, e qui chiudo alla seconda catenella delle 2 che ho fatto a inizio giro. Qui, come abbiamo visto, abbiamo fatto solo aumenti. Da ora in poi iniziamo ad alternare e più aumenta il nostro lavoro e più grande diventa il nostro lavoro, gli aumenti sono più radi. Dunque faccio 2 catenelle perché sto lavorando sempre mezze maglie alte. Adesso inizio facendo 2 mezze maglie alte nella prima maglia, cioè un aumento. In quella successiva faccio una mezza maglia alta. In quella successiva faccio un aumento, cioè 2 maglie alte nella stessa maglia. In quella successiva faccio una mezza maglia alta. In quella successiva 2 nella stessa, cioè un aumento. In quella successiva una mezza maglia alta, in quella successiva aumento, cioè 2 mezze maglie alte, in quella successiva una. Come potete vedere stiamo alternando un aumento con una maglia semplice. Dunque in quella successiva un aumento, cioè 2 maglie mezze alte nella stessa maglia e poi una mezza maglia alta, un aumento in quella successiva, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e poi una mezza maglia alta, quella successiva, e poi un aumento, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e una. 2, cioè un aumento, una in quella successiva e un aumento, cioè 2 mezze maglie alte in quella successiva ancora, che è la mia ultima maglia del giro, e chiudo il giro nella seconda catenella delle 2 che ho fatto a inizio giro, le mie 2 catenelle perché sto lavorando mezze maglie alte. Adesso inizio con un aumento e 2 maglie alte, una in ciascuna
delle maglie successive. Dunque qui inizio un aumento, cioè 2 maglie alte nella stessa maglia, e nelle 2 successive faccio da una mezza maglia alta in ciascuna delle 2 maglie, eccole. In quella successiva faccio un aumento, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e in quelle 2 successive faccio da una mezza maglia alta in ciascuna delle 2, un aumento, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa, e da una mezza maglia alta in ciascuna delle 2 successive, aumento, e chiudo il giro nella seconda catenella delle 2 che ho fatto inizialmente con una maglia bassissima. Adesso 2 catenelle. Nella riga precedente abbiamo fatto un aumento e una mezza maglia alta in ciascuna delle 2 maglie successive, e adesso faremo un aumento e una mezza maglia alta in ciascuna delle 3, in quella successiva in ciascuna delle 4 e così via. In questo giro facciamo un aumento e 3 mezze maglie alte, quindi un aumento qui, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e una, 2 e 3 mezze maglie alte, cioè una mezza maglia alta in ciascuna delle 3 maglie successive, un aumento, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e nelle 1 2 3 1 2 3 maglie successive facciamo da una mezza maglia alta in ciascuna di queste 3 maglie, un aumento, cioè 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, e poi andiamo a fare in ciascuna di queste 3 maglie 1 2 3 da una mezza maglia alta in ciascuna di queste maglie,
e così via. E in quella riga successiva faremo un aumento e una mezza maglia alta in ciascuna delle 4, nella riga successiva in ciascuna delle 5. Nel mio blog metterò le istruzioni fino al 20° giro. Il link che porterà al mio blog lo troverete alla descrizione di questo video in basso, e inoltre nella descrizione di ogni video troverete anche i link del video nella lingua italiana. Nel caso non riusciste a trovare nella descrizione del video troverete anche e altri link utili. Non dimenticate, se vi piace ciò che faccio, potete iscrivervi, cliccare sul campanello così vi arrivano le notifiche ogni volta che faccio un video. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta. Ciao ciao.